Bella ragazzi! Bella ragazzi, qua abbiamo 3 pezzi di carbone. Abbiamo questo direttamente come esce dalla miniera, è un carbon fossile bituminoso, ossia è carbonio e bitume, tipo roba che ad esempio come l'asfalto, comunque contiene parecchie cose. Questo qua è un coke leggero che ho ottenuto da distillazione di questo. Questo qua è un coke metallurgico invece, guardate un po' la differenza. Questo qua è friabile e granuloso. Questo qua sembra un vetro, un metallo quasi, ha un aspetto metallico. Praticamente questo qua è quasi tutto carbonio, ci sono pochissime impurità, carbonio e ceneri, che lascerà poi delle ceneri, ma non contiene né bitume, pochissimo zolfo, infatti viene trattato apposta per eliminare certe impurità. Cosa facciamo stasera? Proveremo a distillare il carbon fossile bituminoso e vedremo cosa esce, i catrami, tutte queste cose, darà anche del gas che caricheremo in questo gasometro e faremo anche andare questo motore, ad esempio, vediamo un po' se esce un gas combustibile di una certa qualità, cosa succede. Allora, adesso vediamo una cosa interessantissima. Accendiamo questo cannello ossidrico e scaldiamo un punto del coke metallurgico. Si arroventa, non brucia perché non sto mandando aria, si arroventa solo, praticamente gli arriva dell'acqua e basta, perché la combustione dell'ossigeno e dell'idrogeno dà acqua e tende a fondersi un po'. Fa un lontanissimo odore minimo, quindi vuol dire che contiene pochissime impurità. E adesso passiamo a quest'altro tipo di coke. Questo è prodotto, quello di prima, prodotto ad alta temperatura, ad altissima temperatura, questa è la temperatura più bassa. Hanno estratto praticamente dal carbon fossile, cuocendolo, delle sostanze che importantissime. Qua ci sono ammoniaca, fenoli, di tutto, sono tutte sostanze che finiscono nell'industria chimica. Si fanno tantissime cose da questi prodotti del carbone. Guardate il secondo dei punti, qua fa poca fiamma e fa un lontano odore bituminoso. Qua è stato cotto male, addirittura esce del catrame e frigge. Questo qua, guardate che fiamma, è ricchissimo di prodotti volatili, di idrocarburi, c'è proprio di tutto qua dentro, fa anche del fumo nero. Ed è questo che distilleremo, il più ricco, e vediamo cosa uscirà da questo carbone. Fanno un profumo buonissimo di asfalto e altre cose. Vediamo la consistenza. L'aspetto bellissimo interno, e direi che basta che mettiamo questo pezzo, lo frantumiamo ulteriormente, così entra bene nel forno. Ma quasi ancora un pezzetto, qua se l'è staccato da un'altra parte, basta così. Il carbone come si è formato? Praticamente in antichissime, ma molto antiche zone umide si formava una vegetazione tipo, che morendo diventava torba. Spessori di centinaia di metri di torba si sono formati in questi luoghi. Erano formati da arbusti, alberi, di tutto. Durante il Carbonifero nell'atmosfera c'era tanta CO2, le piante crescevano a dismisura, poi morivano, sono finite a un certo punto, sono diventate torba e poi sono finite sotterrate da movimenti tettonici che hanno coperto strati di torba con altre rocce, tantissimo spessore di roccia e calore. A un certo punto questa torba, grazie alla pressione delle rocce sovrastanti e del calore, si è trasformata in questo materiale qua compatto, che è compattissimo rispetto alla torba, e sono avvenuti anche dei processi chimici
dovuti appunto a calore e pressione, che hanno modificato la struttura chimica. Adesso facciamo una cosa, facciamo quello che facevano le prime officine del gas, le più antiche. Cosa facevano? Buttavano il carbone dentro dei cilindri di ghisa, lo scaldavano, lo arroventavano e distillavano i prodotti volatili che uscivano prodotti volatili che utilizzavano nell'industria e usciva anche del gas, che era il primo tipo di gas illuminante. E quello che rimaneva era un carbon coke un po' tipo questo, che poi si bruciava nella stufa. Quindi prendevano la parte volatile, ottenevano un carbone poco fumoso, che andava bene per il riscaldamento. Poi hanno cominciato a fare, dato che si sono sviluppate le cokerie per le acciaierie, hanno pensato di utilizzare tutto il carbone, cioè oltre a estrarre i prodotti volatili, lo stesso carbone veniva scaldato ulteriormente, sempre in contenitori, magari in questo caso refrattari perché hanno alzato la temperatura, e veniva iniettato vapore acqueo e un po' di aria e praticamente si produceva un syngas, che era composto soprattutto quasi in parti uguali da idrogeno e monossido di carbonio. Questo gas qua era, tanto mettiamo questo nella nostra scaldaia, questo syngas che si produceva era quello famosissimo velenoso con cui si suicidava la gente. Bastava respirare un po' di quel gas e uno poteva andare all'altro mondo. E quando ero piccolo, dalle cucine a gas usciva questo tipo di gas. Infatti mi dicevano, perché io già trafficavo con i fornelli per arroventare cose, accendi subito, metti già il fiammifero prima di aprire il gas, perché poi bruciando diventa CO2 e la parte di idrogeno diventa vapore acqueo e quindi non fa più male, ma respirandolo diretto era velenosissimo. E c'erano le officine del gas, ce n'era anche una abbastanza vicino a casa mia, e quando ci passavo succedeva che c'era questo profumo buonissimo di fenoli, di catrame, veramente una cosa che mi piaceva tantissimo. E mio padre mi ha raccontato che quando era piccolo i bambini che avevano la tosse, delle malattie respiratorie, li portavano vicino all'officina del gas a stare qualche ora lì a respirare questa roba qua, che praticamente distruggeva tutti i batteri delle vie respiratorie, eccetera, eccetera. Va bene, adesso facciamo la solita guarnitura con talco, acqua e gomma arabica e poi chiudiamo il nostro coperchio di questa specie di alambicco, un alambicco per altissime temperature, altissime, si arriva al massimo a 800 gradi, poi si rovina l'acciaio, è meglio non salire oltre. Comunque noi saliremo appunto circa a 800 gradi, anzi andremo per gradi, dirò di più. Iniziamo a temperatura bassa e vediamo cosa inizia a uscire per primo, poi alzeremo man mano la temperatura, vedremo le varie fasi. E ora vi spiego dove vedremo queste cose, semplicemente in quei barattoli che avete visto lì sotto, questi due. Uno è vuoto completamente, il gas deve percorrere tutto il barattolo per poi uscire, e il gas, i vapori, quella roba lì, e si condenserà la roba, diciamo, meno volatile. Vedremo i prodotti meno volatili in quel primo barattolo lì. Nel secondo abbiamo messo dell'acqua. Dove andranno a condensarsi o a mischiarsi certe sostanze come l'ammoniaca, perché esce anche ammoniaca di qua. Come l'ammoniaca si scioglierà nell'acqua, mentre altre sostanze magari ci galleggiano sopra, e quindi vediamo cosa succede. Io accenderei già il forno. Adesso partiamo da una temperatura, partiamo da 200 gradi. Vediamo un attimo, poi alziamo pure man mano che si scalda, controlliamo cosa succede. Allora, lasciamo senza stringere che si asciughi un po' il talco che ho dato, così prende consistenza, perché se lo stringiamo subito sprizza fuori e non è molto consistente. Prepariamo quindi tutte le viti.
questo l'ho chiuso con una palla di stagnola, l'ho pressata lì dentro, e quando sarà caldo giusto l'avremo stretto, innestiamo questo tubo nel primo barattolo, poi dal primo va al secondo e così via. Quindi ci vediamo tra poco. Ecco, stretto bene, la consistenza è già abbastanza dura nel momento in cui ho stretto, perfetto, quindi va tenuta sicuramente. Ok, possiamo innestare questo tubo qua. Ok, ora ho impostato per 300 gradi, vediamo se succede qualcosa sui 300 gradi. Prima eravamo arrivati a 200, prima di stringere, e vedremo, appena esce qualcosa, che vedremo qua, o fumo o qualsiasi cosa, usciranno anche gocce d'acqua, perché un po' di umidità il carbone la contiene. Faremo il video. Siamo a 300 gradi da un po', bene, non esce ancora niente. Adesso portiamo a 400. Allora, stiamo avvicinandoci ai 400 gradi ed è uscita, sembra, dell'acqua, è condensata in questo tubo, e sì, sicuramente acqua immobile, ma perché comunque il carbone può contenere anche un 10% di umidità. Vediamo un attimo. Ecco, guardate, escono degli anelli di fumo. E il primo, ecco, ma guardate, è anche pesante, va giù in basso, cade giù. È il primo risultato. Siamo a 400 gradi adesso, ha raggiunto i 400 gradi. Lasciamo uscire, c'è sempre la pozzangherina d'acqua e viene giù questo fumo. Allora, continua a fare piccoli fiotti di gas, di vapore, però vediamo che il vetro è diventato leggermente giallino qua in basso. Quei vapori condensano in una cosa giallina. Adesso alziamo, portiamo a 800, qua sono 600, 500 gradi. Allora, siamo arrivati a 500 gradi, si è stabilizzato. Allora, 1. Si è formata una nebbia, continuano a uscire quei fiotti di vapore, e una nebbia gialla, e anche c'è un po' di deposito forse acquoso giallo. Un'altra cosa, sta uscendo del gas, ma che gas è? È già un po' che esce. È un gas non combustibile per ora. Aspettiamo, e anzi alziamo a 600 gradi. Guardate, il tubo di rame è diventato violaceo, è come brunito. C'è presenza facilmente di ammoniaca e altre sostanze. Guardate questa nebbia che resta pesantissima, che fluttua. Se si muove comincia a scappare, però da sola fluttua leggermente, si muove leggermente. Siamo sempre verso i 600 gradi. Qua la cosa si fa densa, si vede uscire un fiotto continuo di nebbia dal tubo. Guardate, pesantissima, viene sparato in basso e permane in basso, e c'è anche una parte liquida. Poi adesso il gas brucia. Possiamo già innestarlo nel nostro gasometro. Allora, la produzione di gas è diminuita. Qua c'è una bella atmosfera giallastra, bellissima, e a questo punto aumentiamo a 700 gradi. C'è un profumo fantastico che mi ricorda quando ero piccolo. È il profumo dell'officina del gas, che avevo detto prima, che non era molto distante da casa mia, è il profumo che c'era nell'aria d'inverno nella vecchia casa dove abitavo, intorno nella via, dove quei tempi quasi tutti andavano a carbone. Era
riscaldamento autonomo soprattutto, ognuno aveva la calderina in casa, veniva il carbonaio, ti riempiva delle specie di fusti di lamiera zincata troncoconici che poi servivano da vuotare nella stufa. E mi ricordo mia mamma che metteva dentro il carbone e una volta ci ho tirato una cosa dentro la stufa, la prima fusione che ho fatto in vita mia è stata una fusione di ghisa. Ci ho messo quei torchi che servivano per spremere la carne per i bambini che erano di ghisa, ce l'ho buttato dentro, è rimasta solo la vite d'acciaio e il resto della ghisa si è fuso. Allora, siamo a 700 gradi, ha ripreso una forte produzione di gas, qua come vedete è salito. C'è sempre tutta una condensa di catrami e altre sostanze particolari. C'è un fenomeno, parte di questi catrami non riesce a uscire, esce solo la parte più volatile, ma condensano qua nella parte più fredda del crogiolo, colano giù, finiscono nella zona calda, caldissima, e avviene il cracking di questi catrami che producono a loro volta altro gas che finisce nel gasometro. Una cosa curiosa, la guarnizione a base di talco, come vedete, è scura e produce un po' di fumino, che è quello che produce questo profumo che stiamo sentendo. E questo perché i catrami praticamente vanno a finire nel talco che fa da stoppino, anche se è bello compresso, e pian piano escono fuori ed essendo calda questa parte rievaporano. Questa qua è una cosa interessante e sta profumando l'ambiente. Non avete idea di che profumo particolare stia facendo. Adesso vediamo un attimo questo gas se combustibile che aspetto ha. Molto combustibile, molto ricco di carbonio, vedete la fiamma della gialla, di idrocarburi, sono idrocarburi volatili. Può darsi che una parte di questo gas sia anche liquefabile, se si comprimesse si potrebbe magari fare un gas liquido. Bisognerebbe provare, tenerlo, mettere un compressore da frigo, ci vorrebbe un tubo di vetro spesso che resiste alla pressione, e sotto pressione si potrebbe vedere la condensa sul vetro del gas che si liquefa. Portiamo a 800, ultima botta, non saliamo oltre, e poi quando apriremo vedremo un attimo cosa c'è rimasto qua, vedremo cosa c'è qua, annuseremo quest'acqua. È interessante che l'acqua non si è colorata, quindi c'è già una buona asportazione delle sostanze che colorano qua. Quest'acqua conterrà di tutto, ma anche ammoniaca facilmente, anzi poi proviamo con la cartina da sole a vedere se è alcalina per ammoniaca. Ci vediamo tra poco, tanto qua pian piano sale, si carica. Allora, adesso col mio cappuccio da Fra Savonarola metterò il motore con questo gas qua. Vediamo un attimo. Riscontriamo l'atmosfera, accendiamo il motore, carossella leggenda. Trasforma il carbone in gas, energia che viene, energia che fa. Divertiamoci insieme, che il video non finirà mai. Siamo come un fuoco acceso, sempre pronti a bruciare. Miniere infuocate fanno vibrare l'aria. Il carbone è la nostra forza, la nostra essenza. Con l'energia del cuore brindiamo alla presenza. Siamo caos, la leggenda del carbone. Accendiamo il motore. Ha una carburazione molto lasca, perché c'è un buon range di regolazione di rapporto aria-gas, e a differenza ad esempio del propano, che basta cambiare pochissimo la regolazione della miscelazione che va di giri, e poi molto ampio.
Tra un po', se si scalda abbastanza, il termostato aprirà la circolazione per il raffreddamento del cilindro. Consuma abbastanza, ma vediamo un attimo. No, non tantissimo, è quasi fermo. Quello che si produce praticamente viene utilizzato. Qua continua a fare tanto gas, a produrre tanto gas, siamo già a 800 adesso. Tanta nebbia, l'acqua non è sporca, ma per conto mio qua ci stiamo ore. Con quel poco carbone stiamo tirando fuori un mucchio di buona roba, di gas ottimo, combustibile e poi varie sostanze. A questo punto potremo ancora lasciar lì, produrre, per conto mio ne fa un mucchio di gas. Però vogliamo vedere un attimo cosa abbiamo dentro i contenitori, perciò fermiamo il motore e questo non lo chiudiamo, spegniamo il forno, lasciamo raffreddare. Succederà che raffreddandosi l'ambiente del forno, quest'acqua qua verrà aspirata indietro perché si contrae il gas qua dentro. Voglio starci un attimo dietro perché sennò poi qua si riempie d'acqua. Serve anche questo contenitore, oltre che per purificare, per accogliere l'acqua che non finisca dentro il forno, dentro il crogiolo. Sto un attimo dietro. Quando smetterà di friggere vuol dire che non produce più, e disconnetto questo tubetto in modo che non torni indietro l'acqua. Allora, abbiamo visto che abbiamo fatto del gas ce l'abbiamo ancora, domani magari lo faccio andare facendo girare il motore, proveniente da questo carbone qua. Poi abbiamo quest'acqua da controllare, è rimasta abbastanza limpida in colore. Apriamo. Ha un odore empireumatico. Facciamo una cosa, analizziamola semplicemente per vedere circa il pH con la cartina da sole, vediamo cosa, se è acida, basica o neutra. Guardate, ammoniaca, non molto, via, abbastanza, e alcalina, pH alto. Poi questo, c'è un liquido, c'è acqua e un qualcosa di un catrame fluido. Fenolo, sa fortemente di fenolo. Ci si possono fare i manici delle pentole di bachelite. Bellissimo. Fenolo e altre cose, un profumo di fenolo. Si è brunito il rame, lo zinco si è un po' ossidato qua, ecco, abbiamo questo fenolo qua con altre cose, non è puro chiaramente. E ora vediamo il crogiolo. Una cosa, se avessimo, come vedete, poco il catrame, fenolo e la roba che ha fatto, se avessimo tenuto la temperatura tipo più bassa, tipo sui 500 gradi, avremmo avuto molto meno gas, infatti si era quasi fermato, e molto catrame e molto fenolo. Queste sostanze qua, avendo alzato la temperatura, hanno subito la pirolisi, la pirocessione, e si sono trasformate a loro volta, per la maggior parte, in gas combustibile. Ora prendo un attimo la chiave e apriamo e vediamo cosa c'è rimasto qua dentro. La partenza, cosa
il carbone di partenza cosa è diventato. E prossimamente ne faremo altri di questi esperimenti che sono affascinanti. Pensate che qualcosa avevo fatto in passato, ma con attrezzature meno idonee, improvvisate, invece finalmente abbiamo fatto questa caldaia qua stupenda, utilissima. Tanto che svito, ringrazio tutti quelli, anzi ringraziamo anche il cameraman qui presente, ringraziamo come caos tutti quelli che ci hanno donato un caffè. Grazie. Perché appunto certe cose come questa, e grazie a voi che le abbiamo potute costruire e far costruire delle parti. Allora, che bello! È un catrame col calore, è diventata una vernice praticamente, è diventata una vernice catramosa che poi proverò a pulire con solvente. Qua era più freddo, questa sostanza qua colando giù chiaramente ha prodotto il cracking e quindi del gas. Le pareti sono anche loro. A un certo punto vedete un anello a metà altezza, un anello di un catrame bruciacchiato, praticamente è dove colava il catrame che si condensava qua, il fenolo, quella roba lì, arrivavano in quel punto dove era più caldo e lì bruciavano senza fiamma chiaramente, perché un conto è la combustione e quindi i gas che si producono bruciano con fiamma, qua mancando l'aria che permette la combustione si trasformano in gas appunto e non bruciano. No, spettacolo, spettacolo, ma dai, praticamente si è conglomerato il catrame, il carbone iniziale si è conglomerato con catrami che appunto bruciavano, si carbonizzavano emettendo gas e quasi di aspetto metallico, ma è interessantissimo ragazzi, guardate qua che cosa, assomiglia molto a questo. Ma fantastico, fantastico. Adesso facciamo una prova con il cannello sidrico, vediamo un po' se brucia con la fiammazza come prima oppure se, come si dice, ha perso tutto il suo catrame, tutte le sue sostanze bituminose. Non fa quasi odore. Fa un po' di fiamma perché è coque. Questo è un blocco di carbon coque, in parte formato dal carbone originario, in parte ricostruito da carbone nuovo dovuto al cracking del bitume e di tutte le sostanze che evaporavano via. Una cosa interessante, voglio provare una cosa, la conducibilità elettrica. Allora, questo è il carbone di partenza. È isolante, è un impasto praticamente naturale di carbone, bitumi e tutta quella roba lì. Questo è il carbon coque, fatto ad altissima temperatura, coque metallurgico. 0,58 ohm, è quasi un pezzo di metallo come conducibilità elettrica. Ora vediamo il nostro. Ohm, 15,60. Vediamo sotto. Ohm, 7,30, fantastico. E anche conduce anche la corrente elettrica. Ma che bello. E grazie a tutti che avete seguito questo video. Pensate che ci siamo affascinati anche noi a vedere questo risultato qua. E al prossimo video speriamo di fare qualcosa di interessante come questo. E vi salutiamo, vi ringraziamo di nuovo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!